Nel video di oggi ti presento 4 strategie per parlare italiano in modo naturale, come un italiano vero. Si tratta oggi di strategie a livello di lessico e di costruzione della frase. In un video futuro parleremo anche di alcuni trucchi di pronuncia. Ma oggi seguimi fino alla fine perché i trucchi che ti presenterò ti saranno molto utili e potrai finalmente stupire tutti quando parlerai italiano. Cominciamo subito a bomba con il primo trucco per parlare italiano naturalmente: l'uso delle espressioni idiomatiche. Ricordi che cosa sono le espressioni idiomatiche? Sono espressioni il cui significato è figurato, idiomatico appunto, e quindi è diverso dal significato delle singole parole che le compongono. Si tratta di espressioni come fare orecchie da mercante, non stare nella pelle, parlare a vanvera, e sono chiamate anche modi di dire. Vediamo delle frasi con e senza l'uso delle espressioni idiomatiche. Per esempio, vorrei aiutarti, ma non posso fare niente. Questa è una frase perfetta, corretta e anche naturale. Però potresti scegliere di riformularla così. Vorrei aiutarti, ma ho le mani legate. Abbiamo usato l'espressione avere le mani legate, che si usa quando qualcosa o qualcuno ci impedisce di agire, ci impedisce di fare qualcosa. Quindi vorrei aiutarti, ma ho le mani legate, non posso fare niente. Oppure, la situazione a questo punto è fuori dal nostro controllo. Benissimo, corretta e naturale, ma potremmo dire la situazione ci è sfuggita di mano. Ci è sfuggita di mano. Wow! Ancora più avanzata. Farai un figurone se usi un'espressione come questa. Abbiamo detto che la situazione è uscita dal nostro controllo. Ci è sfuggita di mano. Ultima frase. Che domanda difficile. Adesso non so rispondere, dovrei pensarci. Ti viene in mente un'espressione idiomatica usata quando sul momento non riusciamo a dare una risposta o non riusciamo a pensare a una risposta da dare? Così, all'improvviso. Che domanda difficile. Così su due piedi non so rispondere. Su due piedi significa così, sul momento, senza pensare. Se vuoi parlare italiano in modo sempre più naturale usando le espressioni idiomatiche, abbiamo preparato un ebook per te dal titolo Modi di dire italiani, quando le parole raccontano storie. Questo ebook include più di 50 espressioni idiomatiche, con esempi chiari per capirne meglio l'uso e, dove possibile, abbiamo aggiunto anche l'origine dei modi di dire. Puoi ricevere questo ebook gratuitamente cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo video. Basterà inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email nella pagina che apparirà e aspettare qualche minuto. Riceverai tutto gratuitamente nella tua casella di posta. La seconda strategia che ti voglio presentare oggi riguarda l'uso delle frasi marcate. Che cosa sono le frasi marcate? Sono delle costruzioni non standard, tipiche dell'italiano parlato generalmente. Esistono diversi tipi di costruzioni marcate, ma oggi ne vedremo una. Vediamo prima di tutto una frase standard. Compro la frutta dal fruttivendolo sotto casa. Questa è una costruzione standard. Abbiamo il soggetto, sottinteso io, il verbo compro, il complemento oggetto la frutta e gli altri complementi. Parlando
Un italiano potrebbe dire: faccio la spesa al supermercato, ma la frutta la compro dal fruttivendolo sotto casa. Noti la differenza? Abbiamo un elemento della frase, la frutta, che è spostato, dislocato a sinistra, all'inizio della frase. La frutta la compro dal fruttivendolo sotto casa. Poi c'è una virgola e abbiamo un pronome che riprende il complemento dislocato. In questo caso abbiamo isolato un complemento oggetto, la frutta, e quindi il pronome corrispondente sarà un pronome diretto. Compro che cosa? La frutta. La frutta è femminile e singolare, quindi questo pronome sarà femminile singolare, la. Quindi elemento isolato, virgola, e il pronome che corrisponde a quell'elemento. Mm? Si tratta di una costruzione che è usata per enfatizzare un elemento della frase o per distinguerlo da altri elementi, ma lo vedremo tra poco, Questa costruzione è molto usata anche nelle domande. Hai comprato i biglietti per il concerto? Corretta, ma è molto frequente sentire i biglietti per il concerto. Prova tu a continuare questa domanda. I biglietti è un complemento oggetto diretto. Hai comprato che cosa? I biglietti. Quindi serve un pronome oggetto diretto che riprenda questo complemento. Maschile plurale. I biglietti per il concerto li hai comprati? Anche il participio passato sarà plurale perché abbiamo un pronome diretto prima. Altri esempi potrebbero essere: il pane l'hai preso? Tua madre l'hai chiamata? I bambini li hai svegliati? La ripresa con il pronome è obbligatoria solo quando il complemento dislocato è un complemento oggetto. Negli altri casi la ripresa con il pronome è facoltativa. Prova a riformulare questa frase con una dislocazione a sinistra. Frase standard: ho regalato un libro a Marco. In questo caso voglio isolare a Marco, che è un complemento indiretto con la preposizione a. La frase quindi sarà: a Marco? Come continua questa frase? Che pronome potresti aggiungere? Il pronome deve avere lo stesso significato del complemento a Marco e quindi userò il pronome indiretto gli. A Marco gli ho regalato un libro, ma essendo un complemento indiretto, non un complemento oggetto diretto, il pronome è facoltativo. A Marco ho regalato un libro, potremmo dire. Prima ho detto che la dislocazione a sinistra serve anche per non solo enfatizzare l'elemento, ma anche per distinguerlo da altri. Se qualcuno ti chiede cosa hai regalato a Marco, tu puoi rispondere: a Marco gli ho regalato un libro, mentre ad Alice le ho regalato un mazzo di fiori. Quindi enfatizziamo i due elementi dislocati per distinguerli anche tra di loro. Immagina che qualcuno ti chieda: quando vai al mare? E tu puoi rispondere: vado al mare ogni domenica. Ma usando la dislocazione a sinistra e isolando il complemento al mare, come potremmo rispondere alla domanda? Al mare, virgola, provaci, con il pronome, Al mare ci vado ogni domenica. Ma anche in questo caso possiamo omettere il pronome ci perché non è un pronome diretto. Quindi al mare vado ogni domenica. Ma parlando la maggior parte degli italiani qui probabilmente direbbe: al mare ci vado ogni domenica.
Con questi primi due trucchi potrai già fare un bel salto di qualità quando parli italiano. Quindi ti ricordo che puoi scaricare l'ebook sulle espressioni idiomatiche. Il link è nella descrizione. Ma continuiamo con il terzo trucchetto che vorrei presentarti oggi: l'uso dei segnali discorsivi. I segnali discorsivi, diciamo, sono parole, espressioni o frasi che hanno una funzione pragmatica, ecco. Quelli che vedi evidenziati sono segnali discorsivi, che possono essere verbi, avverbi, sostantivi, frasi e hanno una funzione pratica per il contesto. Non hanno una funzione grammaticale o a livello di significato, semantica. La stessa parola, inoltre, può avere più funzioni come segnale discorsivo. Adesso rendo la cosa più facile. I segnali discorsivi possono essere usati, per esempio, per attirare l'attenzione, con verbi come sentire, guardare o ascoltare. Marco, senti, avrei bisogno di un piacere. Dando indicazioni a una persona potresti dire: guardi, per arrivare al castello deve andare sempre dritto. Ho usato la forma di cortesia qua all'imperativo formale. I segnali discorsivi, oltre che per attirare l'attenzione, sono usati anche per pensare, prendere tempo, riformulare un enunciato con parole come cioè, in altre parole, o per modulare il discorso. Facciamo degli esempi. Marta è, cioè, come dire, un po' troppo permalosa per i miei gusti. Qui sto modulando il mio discorso per rendere meno forte il giudizio, ma sto anche riflettendo. Uso i segnali discorsivi anche come riempitivi del discorso per pensare. Questa casa è, insomma, un po' troppo piccola per noi. Esempi di segnali discorsivi usati come riempitivi sono cioè, come dire, in altre parole, voglio dire. I segnali discorsivi sono usati anche per articolare, no, il discorso, per segnalare l'apertura, la continuazione o la chiusura del nostro discorso. Bene, oggi parliamo del congiuntivo. Qui bene è usato per prendere la parola e iniziare un discorso. Per concludere vorrei mostrarvi un altro trucchetto utile per parlare italiano naturalmente. E qui mi sto avviando verso la conclusione del mio discorso. Come dicevo, i segnali discorsivi sono diversi, sono tantissimi, e la stessa parola può avere più funzioni come segnale discorsivo. Non basta una parte di un video come questo per mostrarli tutti nelle loro varie funzioni. Il mio obiettivo di oggi è mostrarti come il loro uso possa rendere il tuo italiano più naturale. E poi farò anche dei video sui segnali discorsivi in futuro. Passiamo all'ultima strategia, l'ultimo elemento linguistico, tra virgolette, che vorrei presentarti oggi: le espressioni colloquiali. Le espressioni colloquiali sono espressioni informali, usate nella lingua parlata in contesti familiari, con amici, parenti e persone che conosciamo bene. Vediamone degli esempi. Dov'è il mio cellulare? No, mi sa che l'ho lasciato a casa. Ma dai. Che cosa significa mi sa in questa frase? Mi sa significa penso, mi sembra. mm? È una forma colloquiale e lo dimostra anche il fatto che il verbo che segue questa espressione generalmente è all'indicativo, non al congiuntivo, anche se si tratta di un'opinione, un'impressione.
Anche a me piacerebbe andare a cena in quel ristorante, ma mettiamo che sia pieno. Dove potremmo andare in alternativa? In questo caso, che cosa significa mettiamo che? Significa facciamo l'ipotesi che, supponiamo che, ed è seguito dal congiuntivo però in questo caso. Mettiamo che sia pieno. Immaginiamo che sia pieno, facciamo l'ipotesi che sia pieno. Che cosa facciamo? Dove andiamo? Ti va di andare a vedere quel film romantico che è uscito al cinema da poco? Non esiste. Vacci con qualcun altro. Non esiste. Questa espressione è molto usata nell'italiano colloquiale per rifiutare una proposta o un'idea. No, non esiste. Io non vengo, vacci tu. Questa cosa non esiste. Su questo canale, sul canale di Vaporetto Italiano, ho pubblicato tanti video in cui ti presento delle espressioni colloquiali molto comuni e naturali in italiano e te le presento spesso in un contesto, in una scenetta. Mi farebbe piacere accompagnarti alla loro scoperta e aiutarti a parlare l'italiano in modo sempre più avanzato e autentico. Quindi puoi trovare e andare a vedere tantissimi dei video che ho pubblicato sul mio canale qui, alcuni anche insieme a Paolino. Se ti va, li trovi qui. Buona visione e a presto!